Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come potete vedere la macchina è passata. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come potete vedere oggi siamo qui da Royal Enfield Cremona, che ci ha dato la possibilità di provare la nuovissima Shotgun 650. E non solo, perché per fare le robe fatte bene ci ha anche prestato la giacca. Marchiata Royal Enfield, super comoda tra l'altro, devo dire, taglia azzeccatissima. Io ringrazierei Davide Pinuccia per la possibilità di testare sempre le ultime uscite in casa Royal Enfield e di conseguenza la possibilità di caricare questi contenuti sul nostro canale. Ma adesso, visto che passano una visto che siamo in un punto dove stanno passando troppe macchine, io direi di saltare subito in sella, provare le prime impressioni in moto, macchina. Ci vediamo in sella. Ed eccoci in sella alla nuova Shotgun 650. Allora, come prima impressione di seduta, la sella è veramente larga, quindi il popò sta veramente bene. Il manubrio effettivamente è leggermente più avanti della sorella, più basso e più avanti della sorella Super Meteor 650, quindi ti costringe ad avere una postura un po' più sportiveggiante, diciamo. Ti permette di fare anche delle belle curve. Vedete come si comporta molto bene, ma come va giù. Ma veramente bella ragazzi, è veramente bella. Non me l'aspettavo. Io sinceramente sto molto bene seduto. Le pedane non sono avanzate come quelle della Super Meteor, che hai la posizione dei piedi praticamente qui in fondo, e io che sono di gamba corta era un po' scomodo, diciamo. Qui riesci a mantenere comunque una seduta con una gamba a 90 gradi, quindi le pedane sono leggermente più avanti della sella. Adesso proviamo un attimino il motore per vedere, anche se lo conosciamo già, che è il solito bicilindrico fronte marcia da 47 cavalli, però se vedete, se gli chiediamo di più dà molto, quindi sono 47 cavalli ma sembra quasi di avere qualcosina in più. Comunque è il solito motore che conosciamo già di casa Royal Enfield riguardo il 650. Adesso proviamo un attimo un sorpassino. Si comporta molto bene. Devo dire che anche il mezzo al traffico della città ci riesce comunque a svincolare via bene, perché ha un peso di 240 kg, ma veramente non si avvertono quando si è in marcia. Sentite che bel suono che fa quando si dà dentro. Divertente. Ecco, adesso ho preso un po' di buche. Devo dire che le sospensioni davanti si comportano molto bene. Abbiamo delle Showa a steli rovesciati da 43 mm e devo dire che tutte queste asperità del terreno le assorbe molto bene. Un po' meno magari il posteriore, dove abbiamo un doppio ammortizzatore sempre Showa, solo regolabile nel precarico con un'escursione di 90 mm. Proviamo a frenare con l'anteriore. Abbiamo una frenata bella fluida, le sospensioni affondano il giusto, una frenata veramente fluida, si può fare con 2 dita. Ora proviamo il posteriore, come si comporta in frenata. Il freno posteriore frena bene, non è come quei freni che schiacci e non senti neanche il rallentamento della moto. Qui interviene bene. Diciamo che forse l'ABS entra un po' troppo facilmente. Questa forse è l'unica cosa che potrebbe far storgere il naso a qualcuno, perché sì, si sente parecchio l'intervento. Qui abbiamo la strumentazione classica in stile Royal Enfield, blocchetti come vedete minimali, un contachilometri
misto al digitale e all'analogico, quindi abbiamo una parte centrale digitale dove ci indica il chilometraggio, la marcia inserita, il carburante e tutte le spie del caso. A fianco abbiamo il tripper, il navigatore di casa Royal Enfield. Adesso se riusciamo a provare 2 o 3 curvette per vedere come si comporta. Eccoci qua nelle strade che preferisce lei, le strade basse di campagna. È veramente un piacere guidarla. La frizione veramente si tira con 2 dita, è veramente super comoda, non sbaglia un colpo, anche il cambio bello morbido, le cambiate sono belle fluide, molto piacevole veramente. E poi, come vi dicevo, se si vuole dare un po' di sprint basta tirare giù e guardate che lei vi accompagna per una guida un po' più sportiva. Vediamo se riusciamo a trovare un paio di curvette, ma ho già visto anche nel traffico, nelle varie rotonde, incroci così, che si muove veramente, ti accompagna anche se vuoi scendere un po' di più. Ed ecco qui un paio di curvette. Oh, guardate come segue bene la traiettoria, non sembra neanche di guidare una custom. Bene ragazzi, io direi di parcheggiarci qui per la scheda tecnica e alle considerazioni finali. Bene, abbiamo testato la moto, adesso vi diciamo 2 cose sulla scheda tecnica. Beh, ti è piaciuta? Io sono rimasto, non me l'aspettavo così, veramente. Nelle curve proprio ti segue bene, è bella sui binari, non me l'aspettavo. Da possessore di Interceptor, comunque il marchio lo conosco, il motore lo conosco perché praticamente è suo fratello. Hanno cambiato qualcosa rispetto alla tua? Beh, come ciclistica, come geometria, sì. No, a livello di motore proprio. No, a livello di motore abbiamo sempre 47 cavalli con la stessa coppia, gli stessi giri. Ok. Ma per quello è sempre però, lui il è cuore, sempre lui, però è veramente piacevole, anche proprio le marce belle lunghe, fluide. È proprio da godersi il viaggio. Proprio una moto, non è una moto da smanettoni, ovviamente, però quando gli chiedi qualcosina ne ha, Quei 47 cavalli non sembrano tanti, ma ti permettono comunque di fare i tuoi sorpassi, il tuo allungo se vuoi fare ogni tanto il pazzerello. Comunque è divertentissima. Bene, adesso diciamo qualche specifica tecnica in più, insomma, sì, giusto per dare qualche dato. Esatto. Partiamo dal davanti, la strumentazione che è mista, analogico digitale. Sulla lancetta avete la velocità, anche in miglia, e poi nella strumentazione LCD al centro avete la marcia, il carburante, l'ora e tutto il resto. Qui davanti abbiamo fanaleria LED sia per l'anteriore che per il posteriore. Abbiamo 2 forcelle Showa a steli rovesciati da 43 mm. Spostandoci più in basso troviamo un freno a disco da 320 mm con pinze by Bre con doppio pistoncino flottante. Sia davanti che dietro sembra quasi la stessa pinza. La pinza sì, sia davanti che dietro è la stessa pinza, doppi pistoncini. È diversa, però è il doppio pistoncino. Al posteriore abbiamo un disco da 300 e per quanto riguarda gli pneumatici davanti abbiamo un 18, mentre dietro abbiamo un 17 pollici. Gomme da 100/90 davanti e 150/ non me lo ricordo dietro. E lo dico io? Sì, perché leggi il foglio. Perché leggo il foglio, perché siamo così studiati. Quella dietro vuoi? Sì. 150/70. /70, vedi? /70. E come sono? Camera d'aria, tubeless? Sono tubeless. Passiamo al manubrio, che rispetto alla sua sorellona Super Meteor lo troviamo molto più avanzato e più basso. Manubrio molto basso che ti consente di affrontare curve, comunque strade tortuose con allegria e sicurezza. Serbatoio da 13,8, 17 mila milioni di litri. Io sono tarato sull'R1. 17, sono 17 tutte.
Qui abbiamo 13,8 litri, la casa madre dichiara un consumo di 22 km al litro. Dunque comunque è una buona autonomia. Una buona autonomia. Bene, abbiamo parlato del serbatoio, la sella è a 795 mm per terra. Sì. Particolarità che il cellino passeggero si può togliere semplicemente con la chiave e sotto c'è il portapacchi dove potete legarci quello che volete, o in alternativa si può anche rimuovere il portapacchi con 4 viti e si può togliere tutto il telaietto e facendo diventare stile bobber, diciamo, un monoposto che l'ho vista in concessionaria e devo dire che fa il suo effetto, tutta pulita al posteriore. Parliamo del motore che, come accennavi, è sempre quello della Super Meteor e della tua, dell'Interceptor, della Continental. Tutti e 6,5 hanno questo motore che è sempre il solito da 47 cavalli e 52,3 Nm. 52,3 Nm di coppia a 5650 giri. Come dicevamo, è il solito motore bicilindrico fronte marcia, raffreddato aria e olio, come si vede dal radiatorino qui davanti. Sospensioni dietro non sono regolabili solo nel precarico. Sono sempre Showa e hanno un'escursione di 90 mm, mentre invece quelle davanti sono da 120 mm, non mi ricordo se l'avevo detto prima, comunque sono da 120 mm di escursione. Questa moto a livello elettrico, diciamo, ha una presa USB in questo fianchetto che si apre sempre con la chiave di accensione. Inoltre il proprietario di Royal Enfield Cremona, se venite a visionarla da loro inseriscono un ulteriore USB sotto al blocchetto, giustamente la ritengono più comoda, più pratica averla lì sotto, e quindi vi forniscono 2 prese USB. Tu non sei a posto, però direi che qua più avanti va, che dice? No, non può. Non può. No. Hanno chiuso qui. C'è ferma che parla. E niente, quindi non ti ho più chiamato perché non ho più. I limoni, signora! Signora, lei è fantastica. Io adesso direi che è ora di andare a casa. Sì, gliela riportiamo giù, visto che sono già tardino, il sole cala. Come al solito noi ci riduciamo col sole che se ne va. Sì. Abbiamo degli orari veramente che fanno pena. Va bene. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto, spero che sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, se vi piacciono i video lasciate un like, iscrivetevi al canale che a voi non vi costa nulla, ma a noi ci fa molto piacere. Esatto, è molto importante per noi. Sì. E basta, noi ci possiamo rivedere al prossimo video. Esatto. Ciao belli!